Ciao amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a bordo di una Citroen C0 che è una macchina totalmente elettrica e dobbiamo fare un esperimento con Giuseppe, ma prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanellina, poi anche seguirci sui vari social, Facebook e Instagram. Allora, non so se vi ricordate, però lascio qui in alto, qui o qui, non mi ricordo, o comunque in descrizione il video della prova della Golf elettrica. Ora, quindi io ho guidato una macchina elettrica, Giuseppe io no. Quindi, questo è live, ragazzi, vi giuro, lui non ha mai guidato una macchina elettrica. Allora, Giuseppe, in primis direi di partire dalle basi, quindi rimuoviamo il freno a mano, accendi la macchina, pedale del freno premuto, 2 tappe sulla chiave. devi girare. Ok, io ho appena acceso la macchina, come avete sentito e come mi sono accorto anch'io, rumore zero. Quel cicalino per dire la macchina si è accesa. Non a caso sul quadro strumenti appare una spia luminosa verde con scritto ready, quindi sì, penso di poter partire. Pronto. Perfetto. Inseriamo la retromarcia, spero che la macchina si muova giustamente. Ok. Allora, perfetto. sostanzialmente mentre tu fai manovra spiego che l'auto elettrica comunque di base è un'auto, diciamo, automatica, quindi non ha marce, ha un'unica marcia, quindi il cambio sequenziale, cioè è D, quindi in drive e via possiamo andare, retromarcia. Appena messo la D, ok, di retromarcia, drive, neutro e parking. Allora, giriamo qua a destra. sì. Vabbè, la freccia rimane la freccia come sulle auto sì, normali. alla fine è un'auto normale. Nello specifico quest'auto, do qualche informazione tecnica, andiamo dalla tangenziale. Quest'auto dovrebbe avere sui circa 14 kW di batteria, autonomia dicono 150 km, io direi un po' meno, un centinaio, siamo tranquilli. Ovviamente questa è un'auto da città, ragazzi. Questa secondo me non è un'auto da fare viaggi in elettrico, ma è un'auto da città, anche perché è piccolina, siamo sui 3,80 m di lunghezza se non erro, ma la larghezza è una cosa che stupisce, perché è larga, strettissima, ragazzi. 1,40 m. Basta guardare in questo momento quanto siamo stretti io e lui, e non siamo enormi. Quindi, vabbè, io sì, tu un po' meno, però. Vabbè, è un comunque, dettaglio. È 1,40 m, di solito le macchine sono 1,60 m, 1,70 m, quelle più piccoline. Ora, vabbè, in primis silenzio. In primis silenzio, non si sente nulla. È particolare. Allora, premendo leggermente di più sull'acceleratore posso già dirvi che si sente un'intensità più alta della corrente, che appunto mette in moto in maniera più intensa le ruote. Perché qua in rilascio sento molto il freno motore, o quel che è, per mo ti spiego bene come immagino funziona. Il recupero delle batterie. Esattamente. Allora, cominciamo da questo. Infatti tu mi hai detto bene il discorso del freno, perché volendo, non è proprio così, però volendo con quest'auto puoi utilizzare un unico pedale. Nel senso, io per esempio prima, mentre la provavo anch'io, ho visto che durante le ecco, come abbiamo fatto adesso, quando tu entri o comunque esci da una strada, una statale, al posto di frenare basta alzare il piede dall'acceleratore e l'auto frena, cioè rallenta, e anche di parecchio. Non è un semplice mettere a folle, ma comunque rallenta parecchio la macchina. Questa frenata è una frenata di ricarica, infatti come potete vedere adesso sul quadrante c'è la lancetta che va verso la parte blu, quindi verso la parte del charge. Allora, dimmi un po' come... Allora, impressioni. Ad esempio, in questo momento appena lasciato l'acceleratore la reazione non è stata quella classica di un'auto normale, quindi leggero freno motore ma fortissimo. L'indicatore, come vi ha appena detto Bart, della lancetta nel quadrante è passato dalla zona verde eco in charge, e la frenata è stata praticamente simulata da questo sistema, quindi io non ho dovuto toccare assolutamente nessun pedale del freno. Allora, da stamattina in realtà abbiamo fatto circa 30 km e se n'è andato un quarto abbondante di, chiamiamolo, serbatoio. Quindi facendo un po' 2 più 2, diciamo che siamo sui, appunto, come ho detto prima, 100-120 km di autonomia. Allora, una cosa che ho notato anche di quest'auto prima, poi forse te ne accorgerai anche tu, è il fatto proprio del comfort, nel senso che tu, vabbè, ora siamo in tangenziale, no? Però in città l'auto è silenziosa, non hai questa
poi tu che guidi abbastanza tranquillo, quando tipo stai ai semafori, staccare il piede dall'acceleratore e lasciar fare la macchina, frenare la macchina è comodissimo, a parte che poi ti permette di aumentare l'autonomia, però è molto molto comodo. No, sto notando che sicuramente per chi ha uno stile di guida molto parsimonioso, ovviamente l'auto elettrica è la scelta più comoda, ma non soltanto per una questione di consumi, quanto proprio nello specifico le modalità in cui il guidatore si cimenta al volante di un'auto, in questo caso elettrica, in questo caso alcune delle funzioni o alcuni dei comportamenti naturali che avrebbe un guidatore parsimonioso sono già programmati nell'intelligenza, se così possiamo dire, della macchina stessa. È veramente impressionante il modo in cui l'auto freni da sola. Sì, frena tantissimo. Ad esempio ora mi sto accingendo per imboccare l'uscita in direzione centro città. Di solito guidando la mia auto lascio l'acceleratore e comunque la macchina continua ad andare. Qui no. Qui agisce un freno virtuale che non sei tu, è l'intelligenza dell'auto che per recuperare batteria e elettricità automaticamente rallenta. È una cosa, ti ho detto, molto molto utile. Allora, quest'auto, ripeto, non la fa perché non tutte le auto ci sono, però in altre auto c'è la funzione proprio che l'auto si ferma, cioè semaforo ti Senti, fermi. vorrei testarlo, ora ci stiamo avvicinando a un semaforo. Vai. Ed è rosso, alcune macchine davanti, sto mantenendo ancora l'acceleratore premuto, l'ho lasciato in questo momento, la macchina sta frenando veramente tanto, comunque siamo un po' in discesa, ma devo agire, come hai detto tu, certo, sì. sul piede del freno per fermare l'auto. Poi è una questione anche di abitudine, perché adesso ovviamente non siamo abituati, però dopo qualche mese tu sai ad occhio la distanza che devi, insomma, a che distanza devi avere la macchina davanti per poter staccare il piede dall'acceleratore e frenare sostanzialmente. E ripeto, quindi tutti questi accorgimenti ti aiutano a risparmiare. Però Giuseppe, dato che è verde, Sì. guarda come questa macchina può anche non essere una macchina. Accelera. No, la spinta c'è, ragazzi, la spinta c'è. Ho premuto il pedale dell'acceleratore fino in fondo e c'è tutta la ripresa di cui avevo bisogno per passare l'incrocio. Sì. Calcola che questa però è limitata a 130 km/h, però comunque in tutte le auto elettriche la potenza è istantanea, quindi la coppia di quest'auto è istantanea. Tutta subito, ovviamente. Tutta certo. subito, istantaneamente. Dovrebbe essere un cambio Sì, monomarcia, variazione in continuo. certo. Estremizzato, lo stesso presente sulla Wire. Sì, vabbè, non la Wire, Come si la chiama? Regera. La Regera, la Koenigsegg Regera. Certo, uguale proprio. Ovviamente non ha benzina, quindi quest'auto non va a benzina, ma qualcosa deve farla pur funzionare, quindi elettricità. E adesso vediamo un po' come funziona la ricarica. Allora, per ricaricare quest'auto alla fine è molto semplice, come ho detto prima, basta la presa di casa o basta una delle colonne elettriche. Allora, ci sono due sportelli, uno dall'altro lato e uno qui. Questo è per la ricarica, diciamo, più lenta, la ricarica da casa, l'altro è per la ricarica più veloce. Alla fine questo è un cavo che viene dato in dotazione nel momento dell'acquisto dell'auto con un trasformatore che viene attaccato alla presa di corrente. Quindi si sente un rumore dal trasformatore, mi dice che sta caricando. Attualmente ora comincerà un strano rumore, ecco, un rumore un po' strano, però l'auto sta ricaricando e praticamente adesso l'auto sta ricaricando a 8 ampere, quindi ricarica normale dal 10% di batteria fino al 100% impiegherà un 10 ore più o meno. Adesso che siamo a poco più del 50% impiegherà ovviamente di meno. Poi c'è la ricarica a 14 ampere che è una ricarica più veloce, cioè dallo 0 più o meno al 100% in circa 6-7 ore di tempo. Quindi alla fine, ecco, andate a lavoro, tornate, scendete qui in garage, attaccate la presa, caricate l'auto e fate la serata, dormite, quello che è. La mattina dopo è bella e carica. Adesso continuiamo il giro. Attaccandola alla presa di corrente di casa, quest'auto riesce a ricaricarsi del 100%, quindi questi 14 kW, in 6-10 ore più o meno. Ecco, ora vorrei farti questa domanda. Secondo te, questo fatto qui è un fatto discriminatorio per chi non ha un garage?
Beh, sicuramente non agevola chi non è possessore appunto di un posto auto privato che presenti appunto una presa vicino, e sicuramente costringerà molti dei probabili futuri possessori di quest'auto a ragionarci un attimo di più in funzione proprio di questa sua particolarità. Perché purtroppo noi non viviamo in una città in cui, ma nessuna città italiana, forse del mondo, è così, Al momento è a tal punto cui, fornita di colonnine. esatto, certo. cioè non è che io parcheggio l'auto sotto casa e la metto a caricare. Quindi effettivamente le auto elettriche, vabbè, io ne sono innamorato, però effettivamente a livello pratico sono ancora un po' inesplorate, perché effettivamente se io non ho un garage in casa con attacco alle prese elettriche, come la ricarico l'auto? Però alla fine, dicevo, se non si fanno molti chilometri, magari ecco, al lavoro, più o meno lavoro tutti quanti, magari se si lavora in ufficio, in un'azienda, ci sono delle, non le colonnine, ma ci sono delle prese elettriche, quindi magari al lavoro la si ricarica e quindi la si ricarica al lavoro per il giorno successivo. Però è un po' da farci appunto l'abitudine, da studiarci, perché quest'auto non è un'auto come una qualsiasi auto che ci circonda, cioè che la compro, posso metterla dove voglio, basta che metto la benzina. Questa è diversa, bisogna farsi un po' più i calcoli. Vuoi viaggiare con questa? Non è che non puoi, però sicuramente non è semplice. Ecco. Diciamo in generale Sì. Potremmo dire che su un'auto del genere bisognerà rifletterci molto, bisognerà sicuramente aspettare, tra virgolette, un aiuto da parte delle proprie città per una copertura più ricca e fitta delle colonnine, e in generale fare le valutazioni di ogni caso. Però diciamo che il talone d'Achille delle auto elettriche è ovviamente il costo. In realtà, primo impatto, un'auto elettrica dice costa tanto. Sì, non lo metto in dubbio, potrebbe costare tanto, però comunque ha dei vantaggi che l'auto normale non ha. Se non ricordo male ci sono alcune agevolazioni tipo A livello, bollo, sì, assicurazione. Se non erro sì, mi sa che a parte che nelle città dove c'è la ZTL o la RC, a Milano per esempio, non si paga, il bollo non si paga lo stesso, quindi comunque ci sono delle agevolazioni. Anche il discorso della benzina, il pieno di una macchina costa 2-3 euro, 4 euro di energia elettrica, mentre la benzina ovviamente no. Ma non fermiamoci su questo, perché andiamo anche avanti, andiamo oltre. I freni, per esempio. Il fatto dei freni non è una cosa da sottovalutare, perché in un'auto normale, quando io vado a frenare, ovviamente frenando si consuma il freno meccanico. In questa maniera no. Perché? Certo, vai a risparmiare l'utilizzo dei freni, perché Sì. ci penserà già l'auto a farlo per te. Quindi c'è già un risparmio inferiore. Poi anche la meccanica, il cambio. L'auto non ha cambio, quindi comunque non andremo a mettere mano sul cambio a livello di costi di gestione. E secondo me col tempo sicuramente ci sarà un risparmio rispetto a un'auto normale a benzina, a un'auto diesel, anzi diesel, dato che stanno scomparendo solo le auto a benzina. È un'auto da studiare. Un'altra considerazione che abbiamo fatto, che ho fatto personalmente, è che secondo me le auto elettriche sono il futuro. Però personalmente preferirei prendere un'auto ibrida, perché magari con un range diciamo totale elettrico un po' più ampio, quindi andiamo sui 100 km, in modo tale che posso utilizzare l'auto elettrica, la modalità elettrica in città, e la modalità termica, quindi ibrida, normale. Quindi se voglio fare un Bari-Milano non devo avere l'ansia da consumi, l'ansia da ricarica soprattutto, quindi posso farlo tranquillamente un Bari-Milano, consumando ovviamente ancora meno. Comunque, questo video è finito. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale, fateci sapere quello che pensate sulle auto Commentate elettriche. sotto, esatto, perché domande, comunque info, noi possiamo rispondervi. chiarimenti, Esatto. qualunque cosa. Niente, al prossimo video. Ciao.